Bentornati nel forum. Dopo la nostra one shot di Star Wars fatta in occasione dello Star Wars Day, totalmente non richiesta e decisamente assurda, riusciamo finalmente oggi a parlarvi del gioco di ruolo di Troika, un gioco di ruolo di Daniel Sell prodotto dalla casa editrice indipendente The Melsonian Art Council e distribuito in italiano dalla Need Games. Troika è un gioco che ci avete suggerito in molti nel corso del tempo e dopo averlo provato capisco decisamente il perché. Vi devo confessare che per un po' di tempo non voglio dire che l'ho snobbato, diciamo che l'avevo un po' ignorato, un po' per il fatto che la copertina non mi trasmetteva immediatamente un'idea specifica di gioco o di tema, così come in generale la descrizione e gli argomenti che sembrava trattare mi sembravano un po' troppo random per i miei gusti, ma mi rimangio tutti questi pensieri che posso aver fatto in passato, perché dopo averlo provato devo dire che Troika era decisamente un gioco da provare e da possedere. Vogliamo quindi innanzitutto ringraziare il nostro master Sisco, che durante la sessione è riuscito a portarci in gioco questa assurdissima one shot che mescolava gli universi narrativi del Signore degli Anelli e quello di Star Wars, e che potete trovare tra l'altro qui sul nostro canale nel caso vogliate recuperarvela e farvi un'idea in diretta di che cosa significa effettivamente giocare Troika. Troika è un gioco che viene definito dal manuale come di Scientasia, che in realtà è una traduzione abbastanza, diciamo, divertente di science fantasy, il cui stile artistico richiama un po' al filone del cosiddetto art punk. Per intenderci, è quel filone artistico che potreste ritrovare per esempio nei giochi di Mork Borg o perché no anche di Into the Odd. Vediamo quindi insieme l'ambientazione di Troika, sempre che di ambientazione si possa parlare, la creazione del personaggio e il sistema. Perché ho detto così? Perché in realtà di Troika non c'è una vera e propria ambientazione, o meglio, si tratta di un vasto multiverso in cui i nostri personaggi possono ritrovarsi. In particolar modo Troika, da come il manuale sembra descrivercelo, sembra essere quel punto in cui tutte le grandi sfere di cristallo, dove ogni sfera è un universo, sembrano radunarsi sotto un cielo gibboso. Termine del manuale, Sfere che andranno a costituire gli spazi vuoti di fatto in cui i nostri personaggi possono entrare ed essere loro in questo senso a definire. La sfera in cui noi stavamo giocando era appunto una sfera vuota che abbiamo riempito con il mondo di Star Wars e quello del Signore degli Anelli, creando sostanzialmente, come avrete visto chi l'ha recuperata, il meme di Gandalorian. Avrete capito quindi che si tratta di un modo in realtà per lasciare a voi giocatori la libertà di fare esattamente tutto quello che vi pare e in maniera semplice, condendolo con quella, diciamo, punta di follia e di bizzarro che secondo me non fa mai male, e lo farete alternandovi, perché no, magari tra labirinti non euclidei o attraversando portali arcani verso strani mondi. Diamo quindi una rapida occhiata alle meccaniche. Facendo una ricerca ho scoperto che sostanzialmente Troika riprende e semplifica le meccaniche di un sistema chiamato Fighting Fantasy. Non avendolo provato e non conoscendolo, quindi mi astengo dal fare eventuali paragoni, vi lascio comunque questa nota così all'interno del video nel caso vogliate, perché no, approfondirlo di vostra iniziativa. Comunque vediamo quindi insieme la creazione del personaggio. Questa intanto, come potete vedere, è la scheda, e la creazione del personaggio avviene come avviene spesso in tanti OSR tramite tiri casuali per determinare in maniera totalmente random il nostro personaggio e le sue caratteristiche principali. In Troika in particolare dovremo semplicemente tirare un D3 più 3 per il punteggio della nostra abilità, 2D6 più 12 per determinare la resistenza del nostro personaggio e un D6 più 6 per il punteggio di fortuna, che tra poco vediamo come funziona. Tireremo quindi un D66 per stabilire uno dei 66 background che il manuale ci fornisce, che in sostanza costituiscono la classe appunto del personaggio che stiamo giocando, e sono veramente assurdi. Se avete visto la nostra one shot, io in questo caso ero un gigante emotivato di corda, sostanzialmente questa strana razza aliena che ha perso il suo pianeta e che io mi sono divertito a ruolare in maniera come se fossero, diciamo, l'equivalente di Pippo della Disney, quindi si potrebbe capire anche come hanno perso il loro pianeta. Comunque, per tornare sui binari, il vostro background vi fornirà l'eventuale equipaggiamento e abilità avanzate o incantesimi se ne possiede, che mi sono segnato qui accanto. Dovremo sommare quindi il punteggio della nostra abilità e il livello
livello dell'abilità avanzata per determinare il totale, come potete vedere. Alcuni personaggi potrebbero possedere anche uno speciale che dobbiamo segnare all'interno di questo riquadro. Il mio personaggio in realtà non lo possedeva, quindi per non starmi ad aprire ogni volta la scheda ho deciso di scriverci semplicemente la descrizione del mio background, quindi come vi ho detto il fatto che questa specie aliena abbia perso il pianeta. Il sistema di gioco è basato totalmente sul D6, che potrebbe diventare, a seconda della situazione, o un D66 o perché no anche fino a un D666. Di base abbiamo questi tipi di tiri: un tipico roll under, tirare sotto, ovvero che dovremo tirare 2d6 e dato un numero ottenere un punteggio pari o inferiore. Per esempio, se state usando un'abilità avanzata, nel mio caso avevo forza, totale punteggio 10, devo tirare 2d6 e fare da 10 inferiori. Oppure nei combattimenti potremo avere il tirare contro, sempre tiriamo 2d6, eventuali bonus e chi fa di più vince, molto semplicemente. Proprio riguardo ai combattimenti, Troika possiede un sistema di iniziativa che devo dire non avevo mai sperimentato ed è veramente molto particolare, che mi rendo conto però potrebbe non piacere a tutti. Come funziona in pratica? Nella one shot non l'avete potuto vedere per il semplice fatto che la webcam del nostro master non funzionava, ma comunque vi spiego io che cosa è successo dietro le quinte. Ogni personaggio praticamente giocante equivale a 2 segnalini di iniziativa che il game master metterà all'interno di un sacchetto e aggiungerà al sacchetto anche i segnalini iniziativa dei mostri o dei nostri avversari, quindi li mescola e li estrae uno alla volta per farli agire. Quindi può darsi che un personaggio nemico o più nemici agiscano anche più di una volta rispetto a quante volte hanno agito i personaggi giocanti, cosa che vuole simulare in questo senso un po' il caos di uno scontro, ma che devo dire lo trovo molto carino e che ti mette quella nota di randomicità che ti potrebbe far domandare: ok, siamo in mezzo al macello di una battaglia, come andrà? Quando riuscirò ad agire? Verrò attaccato da più di un nemico? Eccetera eccetera. Come ho detto, nel combattimento si tirano 2d6 e chi fa di più tra l'attaccante e chi viene attaccato vince lo scontro. Nel caso fossimo riusciti a portare a segno un colpo, dovremmo tirare un d6, in questo caso un 5, e a seconda dell'arma consulteremo una tabella all'interno del manuale che ci dirà, in base al risultato del dado e all'arma utilizzata, quanti danni abbiamo inflitto. Ora, nella scheda in realtà questa cosa ci viene un po' semplificata, che vi faccio vedere, per il semplice fatto che qui possiamo segnare appunto le nostre armi e segnare il danno a seconda del risultato del dado che possiamo ottenere. Quindi in sostanza prendete la vostra arma, trovatela nella scheda e segnate qui tutti i danni che potete infliggere. Prima non vi ho mostrato il resto della scheda, in cui potete aggiungere qui i vari oggetti del vostro inventario, quali che avete addosso, ovviamente i vostri quattrini, quindi i soldi che potete spendere all'interno della campagna e le varie provviste. Quando il danno sarà andato a segno o nel caso voi siete colpiti, calerà il punteggio di resistenza, che come potete vedere dal simbolo del cuore è l'equivalente dei vostri punti ferita. La fortuna invece è una meccanica molto interessante che un po' mi ha ricordato il tiro fortuna di Into the Odd, anche se in realtà funzionano in maniera lievemente diversa. La fortuna rappresenta praticamente quel mix tra buona sorte e intuito del personaggio che può utilizzare in determinate situazioni. Funziona come una prova normale, dovete riuscire semplicemente a ottenere dal tiro di un dado un punteggio pari o inferiore al punteggio di fortuna, che vi può salvare la vita in determinate situazioni, per esempio in caso di un pareggio con un avversario, nel caso abbiate raggiunto 0 punti resistenza. La cosa però fondamentale è che una volta speso una volta fatta la prova di fortuna, a seconda che abbiate avuto o successo o fallimento, dovrete comunque calare di 1 il punto, quindi è una risorsa che perderete durante il gioco e che potrete ricaricare soltanto in un momento successivo. Questo è la base del regolamento di Troika. Il resto del manuale contiene una lunga lista di descrizioni, per esempio degli incantesimi, degli oggetti, dei vari mostri avversari che possiamo trovare e un'avventura introduttiva chiamata Il Biancomante e il Cardo, che potete eventualmente provare per scoprire come funziona in generale il mondo di Troika. Come considerazioni devo dirvi che è uno dei giochi più flessibili e adattabili che io abbia mai avuto modo di provare e di leggere. Un regolamento che, devo dire, nella sua semplicità si presta a essere appunto adattato allo stile di gioco del gruppo che lo prova.
Qualche cosa che devo dire riguardo la descrizione: non sempre alcuni punti sono chiari, ma è voluto, mi spiego meglio. Ci sono dei punti del regolamento che vengono descritti in maniera decisamente riassuntiva, giusto per farti capire come funziona e come poter eventualmente adattarlo alla vostra campagna. Per esempio, la mia abilità di forza non troverete all'interno del manuale come funziona forza, sarete voi a deciderlo. Paradossalmente non l'ho fatto, ma nella nostra one shot potevo interpretare forza letteralmente come la forza di Star Wars. Il master probabilmente me l'avrebbe anche concesso, chiedo conferma a lui nel caso stia guardando questo video. Oppure per esempio etichetta è stato usato da Francesco durante la sessione quando siamo stati attaccati da quella creatura chimerica chiamata Lamassu Scettico, per dirgli: lei lo sa che inseguire e attaccare degli sconosciuti è decisamente fuori luogo, e superando la prova questa creatura si è sentita un attimo in imbarazzo e ha rallentato il passo avanzando più tranquillamente verso di noi. Capite bene quindi che a seconda della situazione e dell'inventiva che avete potete semplicemente piegare il regolamento alla situazione in corso. Gioco a prima vista devo dire molto bizzarro e assurdo, che costituisce uno dei suoi punti più forti, devo ammettere. Per come ho introdotto il video devo dire forse anche uno dei suoi punti deboli, perché io inizialmente, non capendo esattamente che cosa avevo di fronte, ho scelto di essere pigro e di non approfondire, cosa di cui mi sono decisamente pentito in un secondo momento. Mi verrebbe da dire che come stile di gioco forse si presta un po' meno bene al dungeon crawl, però questa cosa non è del tutto vera, mi rendo conto, perché all'interno dell'espansione Cannon Fodder effettivamente troverete più di un dungeon da poter esplorare con delle creature varie che potete appunto affrontare e portare a casa dei risultati molto interessanti per un'avventura. Si tratta quindi di un sistema OSR che non richiede un certo livello di conoscenze pregresse, proprio per via della semplicità e adattabilità del suo regolamento. Mi verrebbe da dire forse però che un neofita, proprio per questa sua apertura, diciamo, di interpretazione di regolamento, potrebbe trovarsi in un primo momento un po' spiazzato. Però devo dire che questo in realtà alla fine dipenderà soltanto dal tipo di giocatore. Io personalmente l'ho trovato molto bello e molto facile da interpretare come gioco. Gioco che quindi io vi suggerisco, così come vi suggerisco di recuperare anche le sue espansioni che trovate sempre adattate in italiano dalla Need Games. Qui in particolare Acid Death Fantasy, che è sostanzialmente l'espansione post-apocalittica fantasy che con uno stile decisamente fumettistico vi darà modo di poter vivere delle avventure nelle vostre wasteland preferite. Addirittura c'è un personaggio che ricorda un po' lo stereotipo del rovistatore con la maschera antigas che Francesco qua dietro le quinte ha apprezzato particolarmente, che vi darà, oltre a questo nuovo flavor giocabile, 36 nuovi background e avversari affrontabili. Altra espansione, se vi piace più il tema della guerra, dei vari totalitarismi o di scontri tra proprio ideologie opposte che non possono coesistere tra di loro, io vi suggerisco Cannon Fodder, che devo dire dal punto di vista artistico forse è il mio preferito in questo senso. Ricorda da un lato sia le varie, diciamo, poster di propaganda un po' da guerra fredda o da seconda guerra mondiale, ancora meglio, sia lo stile un po' assurdo del manuale base, quindi anche questo io sinceramente ve lo consiglio. Tra l'altro tutti, devo ammettere, a prezzi molto abbordabili per la qualità che propongono. Mi rendo conto che questa è forse una delle recensioni più rapide che vi abbiamo proposto negli ultimi tempi sul canale, ma non è per il fatto che il manuale è piccolo, ma perché effettivamente c'è poco da dirvi. È un bel gioco che io vi suggerisco di recuperare il prima possibile in qualche evento. Tra l'altro, se vi interessa approfondirlo, troverete che non solo ci sono le espansioni, ma una tale quantità di materiale di terze parti creato dai fan che potete recuperare sul web. La community di Troika da questo punto di vista, al pari quasi direi di quella di Morkborg, produce tantissimi contenuti che potete adattare al vostro gioco o introdurre comunque nelle vostre campagne. Detto questo, io vi ringrazio di aver visto questo video e se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di passare a trovarci su tutti i nostri social, dalla nostra pagina Facebook, dal nostro profilo Instagram, e se volete vi invito anche a unirvi al nostro gruppo Telegram. Trovate tutti i link qua sotto in descrizione nel caso vogliate fare due chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo dei giochi di ruolo. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.